Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Me l'avete chiesto tante volte perché nelle dirette uso sempre un proiettore per mettere alle mie spalle delle immagini, insomma delle pubblicità, quello che serve. Mi avete sempre chiesto di fare una recensione di un proiettore economico. Non vi faccio la recensione del proiettore che uso di solito, ma con un altro che è praticamente analogo. Parliamo quindi di proiettori di fascia bassa, modelli assolutamente economici, con tutti i loro limiti, ma anche i pregi di avere forse delle buone prestazioni a un prezzo molto contenuto. Oggi vi parlo di questo, che è un proiettore della Vanvo, si chiama L4005 fascia bassa. Parliamo di cifre di acquisto di circa 85 euro sia sul loro sito che su Amazon Italia. Ovviamente consiglio Amazon Italia perché costa qualcosina in meno, vi arriva il giorno dopo e se non vi piace glielo rimandate indietro. Ma prima di andare avanti con questo video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, vi costa solo 2 secondi, nessuno vi chiede dei soldi e mi fareste un grosso favore per supportarmi. Ok, ora vi faccio vedere la confezione come arriva, cosa è incluso e poi facciamo un po' di prove. Ho allestito un set di proiezione provvisorio per farvi toccare con mano, diciamo, la qualità di questo proiettore. Proiettore modello L4005 HDMI LED, risoluzione nativa HD 720p. Vediamo un po' di caratteristiche. Risoluzione 1280x720, supporta anche il Full HD 1920x1080. Illuminazione a LED, distanza di proiezione da 5.5 piedi che corrispondono circa a 1,70 m fino a 20 piedi che sono circa 6 metri. Possibilità di dimensioni a livello di proiezione da 50 a 200 pollici, formato 16 noni, fattore di correzione Keystone che sarebbe il trapezio, quindi il fatto che in base a come lo installate rispetto all'asse del telo tende a dare quella forma trapezoidale, si può correggere fino a più o meno 15 gradi. Alimentazione 220 volt, ingressi VGA, HD, USB, SD e audio video. Uscita cuffie è 5 volt, speaker con potenza di 3 watt, dimensioni che adesso andiamo a vederle dal vivo. Nella confezione troveremo il proiettore, il manuale, il controller remoto senza batterie, cavo d'alimentazione, cavo video 3 in 1, cavo video HDMI e una comoda custodia. Ok, apriamolo un po', vediamo com'è, come ci sembra. Perfetto, qua troviamo già una cosa molto carina che è la sua borsa, fatta molto bene, un bel tessuto grigio, una bella cerniera, una base comunque con un'imbottitura di protezione, una comodissima maniglia, doppia cerniera. Abbiamo qui una tasca più piccola a sinistra, una tasca più grande sulla destra, manuale direttamente in italiano. Poi troviamo cavo di alimentazione classico, lungo 1,50 m, un cavo HDMI, anche questo l'ho misurato 1,50 m, un cavo ingresso audio video, quindi con i jack RCA classici, il telecomando sprovvisto di batterie, monta 2 mini stilo. Poi, dopo aver visto tutta la dotazione, troviamo qua tenuto da questa cinghia il proiettore vero e proprio. All'interno del bag un sacchettino di sale per umidità che vi consiglio di tenere sempre qua dentro. Sbagliamo il proiettore che è molto piccolo, ha un bel design, plastiche non robustissime, anche qua sopra vedete leggerino, ma comunque nel complesso dà una buona sensazione. Plastica completamente bianca, finitura opaca. Vediamo un po', qua sopra abbiamo i tasti direzionali, il tasto ok, tasto indietro e tasto di accensione. Di lato abbiamo cuffie, ingresso audio video, USB in ingresso, USB di alimentazione in uscita da 5 volt, ingresso SD card, ingresso HDMI, ingresso VGA senza le colonnine per il fissaggio, questa cosa è un po' antipatica, ricevitore infrarosso, sicuramente no, davanti non c'è, quindi probabilmente solo posteriore. Vediamo se ne abbiamo un altro in giro. No, sembrerebbe di no. Lato del proiettore protetto dal coperchio, abbiamo le regolazioni per il trapezio, per lo zoom e la messa a fuoco. Vedete? Ha un bello zoom comunque. Sotto abbiamo il piedino di regolazione per l'inclinazione e l'attacco da cavalletto. Lo speaker è null'altro. Ok, adesso monto il proiettore sul treppiede. Ho allestito uno schermo di proiezione. Questi sono i teli economici che vendono su Amazon, che trovate a pochi euro. Non sono un granché, ma siccome stiamo provando un videoproiettore economico, non mi sembrava il caso di farvi comprare un telo che costasse più del proiettore stesso. Anche se comunque volete fare un lavoro un po' più di qualità, lo consiglio vivamente. Però vediamo che risultati riusciamo ad ottenere già con una configurazione del genere.
Il cavalletto che uso io lo uso per la telecamera, per fare le foto, per le GoPro, un po' di tutto. Ovviamente si può usare anche per il proiettore. L'importante è che abbiano l'attacco a vite qua sotto compatibile, che è lo stesso delle fotocamere. Nel mio caso si separa questa basetta dal trepiede, si avvita ben stretta sul proiettore tramite questa vite fatta a gancio e poi si posiziona. Si trova poi la regolazione, si accende e vediamo di metterlo in quadro. Ok, ora faccio la prima accensione, vediamo com'è il menu e tutto quanto, vediamo come si comporta e cerco di inquadrare la proiezione. La prima cosa non appena la accendiamo è la selezione della lingua, ce n'è un sacco, tra cui l'italiano. Vedete che con la leva verso di me andiamo a regolare il trapezio per metterlo in quadro, mentre con la parte anteriore regoliamo lo zoom e di conseguenza la messa a fuoco. Ora non vedrete molto bene perché siamo in una prospettiva angolata, tanto per darvi un'idea io in questo momento sto proiettando con una diagonale di circa 1,70 m, che convertito sono circa 67 pollici e mi trovo a una distanza dal proiettore di 2,10 m. Ovviamente più andiamo ad allontanarci con la proiezione, maggiore sarà lo schermo virtuale che andiamo a generare, ma sicuramente perderemo in qualità. Arriverete a un certo punto che con la regolazione della messa a fuoco non riuscirete più ad andare oltre. Ora cerco di mettere la telecamera che inquadra dietro il proiettore, spengo le luci, lancerò un video demo che in realtà originariamente era un 4K ma l'ho convertito in Full HD, dura meno di 2 minuti, ve lo lascio lì, guardatevelo tutto. Quindi MP4 non li legge, ora ho provato a fare altre 2 o 3 conversioni, vediamo quali altri formati sono compatibili. Volevo intanto farvi sentire che purtroppo la ventola di raffreddamento non è silenziosissima. Credo che si riesca a percepire. Soluzioni non ne vedo. Proviamo a lanciare qualche video. Ok, ho creato delle conversioni in formato AVI, MPEG 2, Windows Media Video. Vediamo se le legge. Partiamo con Windows Media Video. Il video parte. Vediamo il formato MPEG 2. Il video parte, vediamo in formato AVI, il video parte. Ve lo lascio, guardatevelo tutto, ovviamente tramite la telecamera non c'è la stessa percezione, ma riuscite a capire qualcosa. L'audio adesso è a 20, proviamo ad alzarlo. Molto bene, il video si è bloccato ed è ripartito, quindi magari l'AVI non gli piace tanto. Proviamo a farlo partire in MPEG 2. Col volume così siamo a 50 e vi garantisco che è molto alto. Ovviamente salendo col volume si perde qualità.
Perfetto, avete visto che la riproduzione comunque è buona, l'audio tra l'altro è molto alto. Ovviamente adesso ho proiettato in una camera completamente buia, più il locale sarà illuminato e meno sarà la luminosità che lui riuscirà a dare. Io vi dico che ad esempio usarlo all'esterno è assolutamente possibile, ma chiaramente dopo una certa ora di sera, quando non c'è più luce, e possibilmente senza troppi lampioni in giro. Provo a farvi vedere la proiezione con un po' di luce nell'ambiente. Vedete che comunque adesso ho una camera illuminata con una luce molto potente, si vede già, ma chiaramente con meno luminosità. Provo ad abbassare un po' le luci. Adesso ho una stanza illuminata solo con una piccola applique da 2 o 3 watt. Comunque il proiettore si riesce a guardare. Quindi la luminosità, sempre per quello che costa, si può ritenere molto buona. Differenza tra questa proiezione e la proiezione al buio. Ok, ora lo fermo, provo ad usare l'ingresso HDMI con ad esempio la Fire TV di Amazon. Vediamo se si riesce a sfruttare la presenza sì dell'HDMI in ingresso, ma anche di una porta con sola uscita di 5 volt. Quindi in questo caso, come la Fire TV che ha bisogno di alimentazione esterna, vediamo se lui riesce a dargliela. Ok, in questo caso la Fire TV di Amazon non riuscivo a metterla perché la porta HDMI è molto vicina all'uscita USB, quindi come in questo caso basta interporre una piccola prolunga che tra l'altro viene data in dotazione con la Fire TV ad esempio, e sicuramente non avremo più problemi. Fire TV collegata, alimentata, vediamo se funziona. Iniziamo a cambiare sorgente, ci spostiamo su HDMI. La Fire TV si è alimentata, funziona, quindi proviamo a vedere come lavora con l'ingresso HDMI. Ok, ci spostiamo su YouTube, cerchiamo ovviamente un video di Massidattoli, vediamo come lavora col volume del parlato. La RAM da 8 a 16 GB e lo storage da 1 TB o da 256 GB, tutto in SSD. Configurazione di oggi è 8 GB. Alimentazione, lente presenza rete. Tutto bene. La macchina la accendiamo e vediamo come va. Macchina che tra l'altro è piccolissima perché misura appena 29 x 29. Ok, quindi funziona tutto regolarmente, la chiavetta lavora correttamente, l'audio del parlato è buono. Proviamo a uscire da YouTube, vediamo come riusciamo a vedere un film. Ci spostiamo per vedere 10 secondi di Prime Video. Si vede bene, non scatta, le immagini sono fluide. Riusciamo quindi a leggere dei file, delle foto, dei video dalla chiavetta con qualche limitazione. Abbiamo anche visto che ad esempio il formato AVI, che era molto pesante, ha avuto qualche problema a riprodurlo correttamente. Possiamo sfruttare ovviamente l'ingresso HDMI per collegare una Fire TV, un lettore Blu-ray, una PlayStation, una Switch, quello che volete, funziona regolarmente. Abbiamo inoltre l'ingresso con i jack RC audio video per collegare una telecamera, qualsiasi altro tipo di sorgente con uscita analogica. Ovviamente qui dietro abbiamo anche la porta VGA per collegare un computer. Insomma, a livello di connessioni abbiamo tutto quello che serve. Non abbiamo il mirroring Wi-Fi. Abbiamo visto come funziona bene, chiaramente parliamo di un prodotto che costa meno di 100 euro, come vi dicevo prima può essere che vi costa di più il telo che il proiettore, però con un buon telo riusciamo ad ottenere risultati ancora migliori di quelli che avete visto nel video, ma era giusto per darvi un'idea di che cosa può fare un proiettore di questa fascia. A chi consiglio questo proiettore? Un po' a tutti quelli che ovviamente non hanno esigenze professionali, quindi se dovete andare alla festa di un amico, proiettare un video che avete fatto per lui su chiavetta, all'interno o magari all'esterno di sera, va benissimo. Per far giocare i bambini con la Switch su un 100 pollici va benissimo. In quel caso vi prendete un telo un po' più di qualità e voi vi siete allestiti la vostra camera. Non ha grossi limiti, non ha solo il mirroring Wi-Fi e soprattutto ha questa cosa un po' fastidiosa della ventola, però come avete sentito il volume è molto alto, quindi in caso di giochi, film eccetera, mettendo il volume ad un livello corposo riuscite a coprire tranquillamente la ventola. È molto indicato all'esterno anche se volete proiettare per esempio, come avevo fatto io, una finale degli europei. Ovviamente bisogna aspettare che cali la luce. Io avevo provato a proiettare nel giardino di casa mia, quando è iniziata la partita ancora non si vedeva bene, diciamo che dal 20° del primo tempo in poi siamo riusciti a vederla bene fino alla fine. Quindi tutti i contesti un po' così di festa, di qualche situazione dove c'è l'esigenza di proiettare o a livello ludico, quindi videogiochi eccetera, va benissimo. Se dovete collegarlo a un computer per fare delle proiezioni indoor di fogli di PowerPoint, Word eccetera, va benissimo. Insomma,
un utilizzo tutto tondo con i suoi limiti, quindi assolutamente ho visto che non bisogna allontanarsi più di tanto perché ad un certo punto non riuscite più a mettere a fuoco. La luminosità è molto buona, il contrasto è molto buono senza scendere nello specifico nei valori che tanto non ci capisce niente nessuno, e quindi un buon prodotto. È praticamente uguale al proiettore che uso io, che è di un'altra marca. Diciamo che le produzioni sono più o meno sempre quelle, su quelle fasce di prezzo non trovate di meglio, potreste trovare di peggio, quindi se dovete spendere questo consiglio di prendere questo prodotto che comunque l'abbiamo testato e funziona bene. Per questo video è tutto, io mi raccomando vi lascio il link del video dell'acquisto di tutti gli accessori del cavalletto nel mio canale Telegram, i link di Massidattoli. Vi consiglio di unirvi al canale perché non è invasivo, non mando tanti messaggi, solo lo stretto necessario. Lo stesso prodotto lo trovate anche nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram perché metto sempre le anteprime dei video. Insomma, a livello social mi trovate un po' dappertutto. Se volete farvi due chiacchiere con me mi trovate il giovedì sera in diretta alle 21:15 su YouTube. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao da Massidattoli!